Siete pronti per il periodo delle prime comunioni? In questo primo tutorial andremo a vedere come realizzare un segnaposto, anzi in realtà più un segnalibro, con i plotter da taglio Cricut, compreso un plotter da taglio Cricut Joy e con i plotter da taglio Silhouette. Sono qui su Cricut Design Space, andremo a vedere come si realizza un segnalibro, ma può essere utilizzato anche come segnaposto. Andremo poi a vederlo anche su Silhouette Studio per tutte le persone che appunto hanno le macchine da taglio Silhouette. A questo punto vado a far clic qua sul pulsante forme e seleziono questo rettangolo qui che ha i bordi arrotondati. Vi farò vedere poi anche un esempio di progettazione per chi ha un plotter da taglio più piccolo come Cricut Joy. Ora vado a ruotare questo rettangolo premendo il tasto Shift della tastiera, vedete che mi ha messo una rotazione a 90 gradi. Poi a questo punto io lo vado a mettere di colore bianco. Quello che vi posso dire che in linea di massima, quando volete fare qualcosa di elegante, dovete utilizzare carte opache oppure anche carte un pochino più carine come la carta martellata. Se invece volete fare diciamo un prodotto un po' meno elegante, potete andare a utilizzare carte lucide. A questo punto vado qua a sbloccare le proporzioni e metto una dimensione di 16 cm di altezza per 6 di larghezza. Ovviamente potete farlo un pochino più grande, un pochino più piccolo. Vado a far clic qua sul pulsante immagini per andare a selezionare un'illustrazione. Questo tipo di illustrazione la trovate gratuitamente. Tutti gli iscritti a Patreon ce l'avranno gratuitamente e ne hanno già alcune, mentre in futuro le troverete anche sul mio sito. Quindi adesso vado ovviamente a ridimensionare perché è veramente enorme. Vado a inserirla qui all'interno. Ingrandisco ancora un pochino l'area di progettazione così vedete cosa sto facendo e vado a mettere della dimensione che desidero. Ovviamente poi posso comunque cambiarle in un secondo momento. Vado a far clic qua sul pulsante forme e seleziono un cerchio. Il cerchio deve corrispondere più o meno alla dimensione che avete scelto per il vostro nastrino, oppure non so, potete mettere un nastrino, un cordoncino, uno spago in juta, insomma come sempre dipende qual è l'effetto che volete ottenere, anche in termini appunto come dicevamo prima di eleganza. Poi diminuisco un attimo l'area di progettazione e vado a inserire prima di tutto il nome della persona. In questo caso io metto Lara, che in realtà è il nome del personaggio che abbiamo inserito, ma qua ovviamente andrete a inserire il nome della persona che fa la prima comunione, della bambina che farà la prima comunione. Vado a mettere adesso come font, adesso io metto un font abbastanza semplice, per esempio metto Beauty, ecco qua, e vado a inserirlo all'interno. Mettiamo anzi i colori mettiamoli dopo, prima andremo poi a inserire una piccola cornicetta, quindi andiamo a inserire o per meglio dire a spostare il nome qua sotto. Mettiamo di nuovo il testo e scriviamo per esempio prima, anzi facciamo così, prima comunione, mettiamolo maiuscolo e riduciamo la dimensione. Chiaramente prima comunione andrà un pochino più piccolo rispetto al nome. Qua dobbiamo andare a ridimensionare un po' perché altrimenti non riusciremo a inserire tutto all'interno. Qua invece dobbiamo andare a mettere un segnaposto che è la grandezza, diciamo che deve corrispondere alla grandezza del cioccolatino. Quindi vado a far clic qua sul pulsante forme, metto un quadrato e metto una dimensione di 3,1 che corrisponde appunto alla dimensione del mio cioccolatino, così riesco a capire quanto spazio avrò poi a disposizione. Prima di aggiungere l'ultima parte qua sotto, prima di andare a ridimensionare i vari elementi, vado a inserire una cornicetta intorno al soggetto principale, quindi vado a far clic qua sul pulsante carica e seleziono questa cornicetta qua. Ora vado a ridimensionare e vado a inserirla attorno qui alla
anzi mettiamola un pochino più grande, ecco qua, e vado a inserirla attorno a come vi dicevo al soggetto principale, però dovete cercare di metterla relativamente centrata rispetto al foro, diciamo a quello che diventerà il foro. Quindi selezioniamo prima di tutto il foro, selezioniamo anche il rettangolo e facciamo allinea, centra orizzontalmente. Ecco, così vedete che è più centrato e il nostro bordo anche, ecco, spostiamo leggermente. Ora questo qua è il gruppo con le decorazioni, chiudiamolo così riusciamo a vedere un po' meglio tutti i vari livelli che abbiamo a disposizione. Possiamo fare doppio clic per andare a rinominare, quindi mettiamo per esempio cornice, e a questo punto andiamo a selezionare qua sui livelli, ripeto, il nostro soggetto principale e andiamo a inserirlo qui all'interno. Allora, se ci sono due elementi, vi faccio vedere un pochino ingrandendo perché non è che si vede proprio benissimo. Se ci sono dei piccoli elementi che possono darvi fastidio, in questo caso specifico io nella cornice ho scelto di utilizzare appositamente un SVG e quindi vado a selezionare gli elementi che non mi occorrono e facendo clic qua sull'occhietto li vado a nascondere. È ovvio che potete anche andarli a cancellare, quindi faccio clic anche qua in modo che diciamo non vadano sopra il soggetto principale. Ora andiamo a ridimensionare leggermente la nostra scritta e mettiamola dei colori che abbiamo utilizzato per realizzare la nostra cornicetta. Prima comunione l'alziamo un po' più qua, vado a inserire anche questo un po' più in alto. E allora questo qua lo potete anche stampare volendo, oppure no, oppure lo mettete adesso come segnaposto e poi lo togliete, scegliete voi. Diciamo che si può anche stampare perché tanto poi sopra andremo a incollare il cioccolatino. Ora selezioniamo questo quadrato, selezioniamo anche il rettangolo intorno e di nuovo facciamo allinea centro orizzontalmente. Questo è importante perché se andrete poi a inserire il cioccolatino sopra deve essere perfettamente centrato. Ora qua potete o ridimensionare o fare leggermente più lungo il rettangolo se volete andare ad aggiungere eventualmente una frase qua sotto. Quindi se vado a far clic qua sul pulsante testo, prima di tutto vado a mettere un tipo di font completamente diverso, cioè deve essere un font molto leggibile, quindi andiamo a mettere per esempio Garamond. E adesso ovviamente ridimensioniamo e vado a scrivere per esempio grazie per aver partecipato, oppure grazie per aver, possiamo anche scrivere grazie per aver condiviso. Mettiamo poi a capo e mettiamo questo giorno con me. Ovviamente poi la frase, se io ho messo proprio una frase a caso, poi scegliete voi quella che vi piace di più. Quindi riduciamo un pochino le dimensioni e andiamo a metterle qua sotto. Ripeto, attenzione a non essere troppo vicini al bordo, piuttosto se andate a inserire una frase così potete leggermente aumentare, quindi potete metterlo a 16,50 o 17. Vedete che 17 è un po' tanto, mettiamo 16,5, eccolo qua. E così a questo punto possiamo andare a... allora, prima di tutto chiudiamo di nuovo questo gruppo così riusciamo a vedere meglio. Possiamo mettere un pochino più giù questo e anche un pochino più giù il nostro cioccolatino, in modo che ci sia un pochino di aria, diciamo così, di spazio tra le due parti, che è importante comunque quando si fa grafica. Ecco qua. Ora a questo punto diciamo che la prima parte o per meglio dire il primo è completo, ecco, perché in realtà ve ne faccio vedere modelli diversi, quindi il primo è a posto. Ovviamente dovremmo andare a fare tutte le centrature, per esempio tra l'ala e prima comunione dobbiamo fare linea centro orizzontalmente. Dopodiché, dopo che abbiamo centrato orizzontalmente questi due, andiamo a raggruppare, quindi facciamo raggruppa, poi selezioniamo anche il rettangolo esterno, quindi sia il gruppo che il rettangolo esterno, facciamo di nuovo allinea centro orizzontalmente. Una volta che siamo sicuri che è tutto centrato correttamente, dobbiamo andare a
temporaneamente a togliere, quindi a togliere la visualizzazione del cerchio. Quindi facciamo così, selezioniamo tutto in questo modo e facciamo unisci, ed ecco che così vedete qual è il risultato reale, perché prima c'erano tutti i bordini intorno e ovviamente non si vedeva. Quindi adesso mettiamo di nuovo la visualizzazione del nostro cerchio e spostiamo questo verso il basso, quindi trasciniamolo in giù in questo modo. Ora selezioniamo di nuovo tutto e facciamo aggrega. A questo punto, ripeto, il primo diciamo che è pronto, andiamo a salvarlo e scriviamo prima comunione Lala e salviamo. Ora a questo punto cosa dobbiamo fare? Possiamo fare una cosa di questo genere, cioè possiamo farne uno doppio, quindi questo lo possiamo lasciare così singolo com'è, ma se volessimo potremmo anche farlo doppio, cioè andiamo a duplicare questo elemento, quindi facciamo duplica e andiamo a scollegare, quindi disaggrega facciamo, per una volta si chiamava collega, adesso aggrega. E a questo punto cosa facciamo? Dobbiamo andare a togliere, prima di tutto facciamo anche dividi livelli, ed ecco qua che abbiamo di nuovo tutti i livelli separati, dobbiamo andare a togliere questo rettangolo e spostiamolo. E eventualmente qua possiamo ovviamente andare a mettere o le scritte o l'ala un pochino più grande, insomma vedete voi. Comunque ingrandisco ancora un po'. Allora, per vedere correttamente i bordi dovete fare così, cioè dovete andare a selezionare il rettangolo principale, che è questo qua, e mettetelo temporaneamente come taglio base, perché se no non riuscite a vedere i bordi. Ecco qua, altrimenti vi è un po' difficile comunque andare a centrare tutto. E quindi qua appunto potete eventualmente ingrandire leggermente o spostare, insomma poi vedete voi cosa preferite fare. Adesso questo è come sempre solo un esempio. Mentre la parte di sotto come andiamo a farla? Andiamo a di nuovo, quindi diminuisco un attimo l'area di progettazione così vedete cosa sto facendo, vado di nuovo a selezionare tutto e faccio duplica. Ecco qua, allora me l'ha duplicato. A questo punto che cosa faccio? Devo andare a togliere le immagini, per esempio la cornice, devo andare a togliere l'ala, devo andare a togliere in pratica tutte le scritte. L'unica cosa che mantengo è questo, lo mantengo e lo vado a inserire qua. Faccio disponi in primo piano per poter vedere il mio quadrato e poi lo duplico, lo vado a inserire qua, lo duplico nuovamente, insomma vado a inserire in pratica i cioccolatini qua. Questo è doppio, quindi questa parte sarà esterna e questa sarà la parte di sotto dove ci sono tutti i cioccolatini. Allora qua lo posso fare solo per vedere le dimensioni, posso inserire i miei quadrati oppure li posso lasciare come sempre stampati appositamente per poter vedere dove collocarli. Chiaramente devo andare come sempre a fare allinea, e per questo caso faccio allinea a sinistra, poi faccio un gruppo, poi seleziono il gruppo, seleziono il rettangolo principale, andiamo a selezionarlo qua dal pannello livelli che è più semplice, e facciamo allinea centra orizzontalmente, ed ecco che è centrato anche qua. Per cui se voglio stampare anche questa parte, come sempre devo andare a nascondere questo foro, selezionare così e fare unisci e poi di nuovo rendere visibile questo foro qua e lo devo andare a mettere sopra in alto, ecco qua, e poi di nuovo fare la stessa cosa che ho fatto prima, quindi aggrega. Allora, per vedere bene, visto che stiamo facendo comunque tante cose bianche, per vedere bene andiamo a selezionare qua la tela, quindi facciamo così e qua su colore andiamo a mettere per esempio il giallo, così avete un pochino più chiaro ciò che stiamo facendo. Facciamo adesso la stessa cosa anche qua e quindi facciamo unisci. Anzi, in realtà qua ci siamo dimenticati che c'è sempre il foro, quindi nascondiamolo un attimo, facciamo unisci, rendiamo di nuovo visibile il solito foro e andiamo a posizionarlo in alto. Ecco qua, e adesso di nuovo facciamo aggrega.
Quindi questo è uno da solo, questo è quello doppio. Ora andiamo a vedere come farne uno molto semplice. Ovviamente quando abbiamo Cricut Joy è un pochino più limitato. Prima di farvi vedere come si fa l'incarto del cioccolatino, andiamo a vedere come si fa una versione molto semplice con Cricut Joy. Quindi andiamo a far clic qua sul pulsante forme e scegliamo per esempio questa forma qua. E allora andiamo a mettere diciamo una dimensione, una larghezza di circa 6 cm, quindi facciamo 6. Eventualmente se è troppo comunque in altezza, ma comunque diciamo che va bene, potete sbloccare le proporzioni, ma potete anche lasciarlo così. Adesso lo vado a mettere solo per renderlo un pochino più visibile, di colore rosa. Vado sempre a far clic qua sul pulsante forme e vado ad aggiungere un quadrato di quelli normali, non quelli con i bordi arrotondati. Metto di nuovo rosa e metto una dimensione. Allora, prima di tutto la larghezza deve corrispondere alla larghezza del mio della forma che sono andata appena a inserire, quindi è 6 cm. Sblocchiamo solo le proporzioni, mettiamo 6 cm di larghezza, mettiamo circa 8 di altezza. Ora spostiamolo un po' più in basso, prendiamo questo, selezioniamoli entrambi e facciamo linea centra orizzontalmente. Una volta centrato orizzontalmente facciamo clic sul pulsante combina e poi fondi, ed ecco qua. Allora, volendo, se vi è più comodo, potete anche fare una cosa di questo genere, cioè facciamo combina e poi unifica. Se fate unifica, vedete che mantenete sempre diciamo la possibilità di eseguire modifiche in un secondo momento. Se io per esempio volessi duplicare questo, faccio duplica ed ecco che vado a inserirlo qua sopra. Posso farlo un po' meno alto ma non un po' meno largo, ecco, questo è importante. Mettiamolo di un altro colore, per esempio ve lo metto di colore blu e lo duplico. Poi questo sopra lo posso mettere di un altro colore ancora, oppure eventualmente sempre di colore rosa, scegliete voi. Ora andiamo a far clic qua sul pulsante immagini, scriviamo comunione e facciamo search. Allora, ovviamente ci restituisce diversi risultati. Io vado a scegliere questo e faccio clic su aggiungi alla tela. Vi dico subito che non è disponibile con tutti, ma eventualmente se qua andate su tipo vedete che c'è stencil, ecco, a volte si può mettere questa opzione per cercare degli elementi. Teoricamente dovreste cercare degli elementi che vadano bene anche come stencil. Diciamo che questo tecnicamente lo è, vedete che comunque ha dei taglietti così, cioè ha dei, non è come questo che è tutto unito, qua ha delle linee di separazione. Facciamo clic su aggiungi alle tele, ecco qua, ovviamente adesso è enorme, diminuiamo un pochino, andiamo leggermente e andiamo a metterlo qua sotto. Ovviamente deve essere accentrato, quindi selezioniamo questo, selezioniamo anche la forma principale, facciamo come sempre linea centro orizzontalmente. Una volta centrato orizzontalmente facciamo combina e poi sottrai. Come sempre la funzione sottrai ci permette di andare a fare modifiche in qualsiasi momento. Quindi il risultato che verrà è questo, è un pochino intagliato. Mentre qua possiamo mettere, adesso ovviamente io vi metto del testo a caso come sempre, poi sarete voi a scegliere cosa scrivere. Qua per esempio potete mettere il nome, mettiamo sempre l'ala, qua dobbiamo andare su font invece e dobbiamo andare a mettere alcuni filtri. Per esempio andiamo a fare clic qua e mettiamo filtro scrittura, perché ovviamente con Cricut Joy non si può stampare, e andiamo qua su Cricut sempre con il filtro scrittura attivo ed ecco che ci mostra, diciamo, tutti i font disponibili compatibili appunto con i pennarelli. Io vado a mettere per esempio questo qua, lista stencil script, eccolo qua, e vado a scrivere l'ala.
Ovviamente potete mettere prima comunione, l'ala, eccetera eccetera. Il mio cioccolatino posso andarlo eventualmente a inserire qua, quindi vado a far clic qua sul pulsante forme e vado a mettere i soliti 3,1 centimetro, e quindi verrà inserito qui. Lo metto di un altro colore in modo che possiate vedere meglio. Quindi questa prima parte la devo fare così, quindi seleziono, qua c'è scritto sottrai, comunque seleziono la mia prima parte insieme al testo e devo fare aggrega. Prima però vado a selezionare il testo, qua c'è scritto scrittura, e vado a controllare che dal menu operazioni ci sia scritto penna. Eventualmente metto il colore del pennarello che desidero. Quindi seleziono questo e seleziono sottrai e faccio clic sul pulsante aggrega. Ed eccolo qua, quindi questo è una parte, qua sotto lo lasciate così com'è, questo azzurro, blu, insomma comunque poi taglierete il cartoncino del colore che avete scelto, spostiamoli solo un attimo. Qua invece andrete a mettere del testo, quindi potrete mettere per esempio dove avverrà la comunione, e anche frasi tipo questo, grazie per aver condiviso questo giorno con me, insomma comunque ci sarà del testo qua all'interno, cioè qui adesso io ovviamente metto testo solo per farvi capire come lo dovete fare. Controllate sempre il menu operazioni che ci sia scritto penna, andiamo a selezionare anche il rettangolo qua dietro e facciamo aggrega. Quindi adesso non vi preoccupate se quello non lo vedete più, facciamo sposta in secondo piano, ecco vedete che lo vedete ugualmente. Allora, in questo caso potete far disegnare dal pennarello questo, quindi il quadrato, se vi è più comodo, altrimenti potete anche non farlo. Cioè se io adesso faccio disaggrega, seleziono, allora qua ho il mio testo, qua ho il mio pulsante, diciamo così, unifica, qua ho il mio quadrato, quindi seleziono questo, seleziono il testo, seleziono la forma principale, però questo è importante appunto che andiamo qua, menu operazioni, mettiamo penna, quindi mi mette solo il contorno corretto, vado a selezionare questo, vado a selezionare la forma principale, faccio aggrega, e questi invece li devo lasciare così. Quindi facciamo disponi in primo piano, e anche questo vado a mettere disponi in primo piano, ed ecco questo è il risultato appunto che ottenete. Chiaramente quando lo aprono andranno a vedere il testo, diciamo, che siete andati a inserire. È chiaro che anche qua dovete mettere un foro, perché per unirli tutti ci vuole comunque un foro. Ovviamente il foro ve l'ho già fatto vedere prima come inserirlo, comunque ve lo faccio vedere anche in questo caso. Dovete semplicemente andare a mettere un cerchio, ingrandiamo bene così riusciamo a vedere, quindi un cerchio qua, e in questo caso è già aggregato, facciamo disaggrega, selezioniamo di nuovo come al solito il testo, la forma principale e poi il foro, e facciamo aggrega, semplicemente così. Quindi diciamo che anche con Cricut Joy si può fare, ovvio che non si può fare proprio allo stesso modo. Ora andiamo a salvare e andiamo a fare una delle cose più importanti, che è l'incarto dei cioccolatini. Quindi riduciamo qua per andare a vedere anche il nostro incarto. Andiamo a far clic qua sul pulsante forme, chiaramente lo faccio per i cioccolatini, adesso vi faccio vedere anche la marca che utilizzo, ma le misure, se prendete delle marche diverse, potrebbero essere differenti. Quindi andiamo a scegliere un quadrato e andiamo a far clic qua per sbloccare le proporzioni, e andiamo adesso a mettere una dimensione di 8,4 di altezza, ecco qua, per circa 2,25 di larghezza, ecco qua. Andiamo a metterlo di colore bianco, ingrandiamo un bel po' perché è veramente piccolo. E ora a questo punto cosa dobbiamo fare? La prima cosa è
andare a fare le suddivisioni corrette del nostro incarto. Quindi andiamo a far clic qua sul pulsante forme, andiamo a scegliere come sempre un quadrato e io vado a mettere la dimensione allora restringiamo ovviamente le dimensioni di questo quadrato, ma l'importante è l'altezza, quindi sbloccate pure le proporzioni e mettete un'altezza di 2,6 cm, che è così. Andiamo, per essere precisi, selezioniamo questo quadrato anzi questo rettangolo che abbiamo appena creato, selezioniamo il rettangolo sotto e facciamo allinea in alto. Ora a questo punto andiamo a far clic sul pulsante forme e selezioniamo una linea di cordonatura, ruotiamo, ecco qua, ovviamente dovete mettere a 90 gradi precisi facendo clic sul pulsante shift e andiamo a posizionare la linea di cordonatura qua. Vi farò poi vedere che, allora, prima di tutto vi dico che non è obbligatorio mettere la linea di cordonatura, vi serve solo a voi per comprendere bene gli spazi. Per esempio su Silhouette Studio non andremo a mettere delle linee di cordonatura perché le macchine Silhouette non hanno la funzione cordonatura vera e propria, ma hanno solo delle linee tratteggiate. Su un cioccolatino sta veramente male, quindi non andremo proprio a metterla. Ovviamente anche voi volendo potete non mettere la cordonatura se vi è più comodo così. Andiamo a far clic sempre sul pulsante forma e scegliamo di nuovo un quadrato e mettiamo questa volta l'altezza 0,5 ed ecco qua, mettiamola di colore rosa così lo vediamo meglio e andiamo a metterla proprio al limite qui dove c'è la linea di cordonatura. Ora prendiamo la linea di cordonatura, la duplichiamo e andiamo a posizionarla qua. A questo punto prendiamo di nuovo questo quadrato e lo mettiamo di 3,1, quindi andiamo a metterlo così un pochino più in alto e lo mettiamo a 3,1 di altezza ed ecco qua. Quindi duplichiamo come sempre le linee di cordonatura, andiamo a inserirne una, la prima qui subito attaccata al bordo del rettangolo e adesso andiamo, poi tutto ingrandiamo un po', andiamo a posizionare il rettangolo qui attaccato alla linea di cordonatura, duplichiamo la linea di cordonatura, andiamo a mettere l'ultima linea di cordonatura, quindi questo possiamo anche spostarlo volendo, prendiamo questo e dobbiamo metterlo di 1,7 ed ecco qua. Questo qua ci serve solo per verificare che abbiamo fatto tutto correttamente, sembra proprio di sì, quindi cancelliamolo. Ovviamente le linee di cordonatura possiamo poi farle un pochino più precise chiaramente come dimensione, ma non tantissimo. Diciamo qua non vi preoccupate, è normale che mezzo tratteggio non lo vediate, l'importante è che vedete siano a bordo corretto. A questo punto facciamo sempre clic qua sul pulsante forme, scusate, sul pulsante testo, andiamo a selezionare il testo, vediamo dove l'ha inserito, eccolo qua, eccoci qua e andiamo a scrivere per esempio una data. Quindi mettiamo per esempio 15 maggio, possiamo tenere questo tipo di, questo qua chiaramente adesso è fatto con la penna quindi la visualizzazione è questa, possiamo anche rimettere volendo beauty, quindi andiamo qua nei preferiti, togliamo il filtro scrittura, possiamo mettere appunto beauty, quello che abbiamo già messo in precedenza, possiamo mettere qua sotto 2023, riduciamo la dimensione, andiamo a posizionarlo qua. Ora mettiamolo del colore che desideriamo prima di tutto, però poi dobbiamo fare capovolgi orizzontalmente, capovolgi verticalmente ed ecco qua. A questo punto andiamo a scrivere per esempio prima comunione qui, quindi andiamo a fare clic sul pulsante testo. Vi consiglio qua di mettere un font ben leggibile, quindi andiamo a rimettere di nuovo Garamond, eccolo qua. Potete metterlo, anzi vi consiglio di metterlo maiuscolo qui perché è tutto più semplice, quindi è più leggibile. Comunque prima comunione, perché diminuisco un attimo l'area di progettazione, se no non vedo neanche io ciò che sto facendo. Allora
ed ecco qua, vado a ridurre la dimensione. Allora, la cosa importante è che questo, cioè quindi la prima scritta che andiamo a fare, adesso ingrandisco di nuovo, se no di nuovo non vedete più ciò che sto facendo. La prima scritta che andremo a fare, dobbiamo fare una cosa di questo genere, cioè di nuovo capovolgi orizzontalmente e capovolgi verticalmente, quindi lo dobbiamo mettere così. La duplichiamo e poi quella successiva invece andiamo a metterla, ops, si è spostato questo, quella successiva invece, allora andiamo a selezionarla da qua, se no non riusciamo, questo qui, dobbiamo andarla a posizionare dal verso corretto, quindi facciamo di nuovo capovolgi orizzontalmente, capovolgi verticalmente, facciamo una cosa così. Ora chiaramente al centro dovremo andare a mettere l'immagine principale, quindi facciamo clic sempre qua sul pulsante carica, andiamo a mettere l'ala, ovviamente un pochino più piccolina, quindi ridimensioniamo ancora ovviamente, quindi andiamo a inserirla qua. Ora facciamo clic qua sul pulsante testo, andiamo a vedere dove l'ha inserito, riduciamo un attimo l'area di progettazione e scriviamo sempre l'ala e andiamo qua e poi selezioniamo sempre il font beauty. Ora ingrandiamo di nuovo, mettiamo di nuovo il solito colore rosa, quindi adesso aumentiamo di nuovo la dimensione e spostiamolo. Chiaramente mi raccomando, adesso io sto facendo un pochino più veloce, però dovete fare delle centrature perfette, quindi usate sempre i pulsanti di allineamento, anche qua alla fine mettete a posto le varie cordonature, così. Ora a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a selezionare proprio le linee di cordonatura, che sono queste, quindi andiamo a nasconderle e selezioniamo adesso tutto l'incarto del nostro cioccolatino, quindi facciamo così, lo selezioniamo interamente, facciamo unisci. Una volta che abbiamo fatto unisci andiamo a rendere di nuovo visibili le linee di cordonatura e questo chiaramente andiamo a spostarlo, quindi lo spostiamo così sotto l'ultima linea di cordonatura, selezioniamo così e andiamo a fare clic qua sul pulsante aggrega. A questo punto dovrebbe essere tutto a posto teoricamente, quindi abbiamo fatto, allora prima di tutto cancelliamo questo che non occorre più, andiamo a salvare e a questo punto dovrebbe essere tutto a posto. È chiaro che con Cricut Joy o stampate utilizzando delle maschere, avete comunque un tutorial che vi spiega come fare le maschere di stampa con Cricut Joy, altrimenti anche il cioccolatino dovete seguire la stessa identica procedura, quindi inserite del testo e un'immagine. Chiaro che un'immagine così non la potrete mai mettere, quindi dovreste utilizzare un'immagine che è possibile disegnare. Quindi a questo punto andiamo poi a mettere le impostazioni di taglio a seconda chiaramente della carta che abbiamo scelto. Se usate carta spessa mettete watercolor paper, oppure altrimenti se utilizzate carta intorno ai 250 grammi potete mettere i cardstock o comunque cartoncino spesso. A questo punto andiamo a vedere come si assembla il tutto e andiamo anche a vedere come si esegue la progettazione su Silhouette Studio. Mi trovo qui su Silhouette Studio, andremo a replicare buona parte di ciò che siamo andati a fare prima con Cricut Design in Space. Chiaramente non vi farò vedere tutto, soprattutto la parte che in realtà era dedicata a Cricut Joy.
La prima cosa che dovete fare quando siete su Silhouette Studio è quella di andare a mettere le impostazioni della pagina, quindi dovete aprire questo, cioè pagina, qua c'è scritto pagina di strumenti ma sarebbe il pannello impostazioni pagina. Vi ricordo che nel corso di Silhouette Studio andrete a vedere poi tutte le funzioni specifiche di questo pannello. Ora la cosa più importante che dobbiamo andare a fare prima di tutto è selezionare la macchina. Io ho una Cameo 4, però se avete un'altra macchina potete andare a fare la selezione da qua. E poi dovete andare a mettere la grandezza del tappetino che avete a disposizione o comunque che volete utilizzare, per esempio Cameo, cioè tappetini Cameo 30x30 oppure tappetini Cameo 30x60. Andiamo a mettere in questo caso 30x30. E qua la dimensione del materiale, che può essere personalizzato oppure a 4, a 5, a 6. Poniamo il caso che andiamo a mettere un foglio in formato A4, questa è l'anteprima che Silhouette Studio ci mostra. Ora, la prima cosa che andiamo a fare è la base del nostro segnalibro, quindi andiamo a far clic qua. Allora, questi sono gli strumenti di disegno standard, che è anche la versione basic. Io però, come sempre, vado a utilizzare la versione business. Quindi vado a selezionare qua e seleziono il rettangolo con i bordi arrotondati, vado a posizionarlo qui più o meno. E qua sbloccando le proporzioni, vedete così sono bloccate, se faccio clic sul lucchetto le sblocco, quindi vado a mettere sempre 16 o 16,50 come siamo andati a fare prima su Cricut Design Space e poi per 6 cm. Poi è chiaro che comunque la dimensione la potete scegliere tranquillamente voi. Il bello di Silhouette Studio che vi dà la possibilità di arrotondare gli angoli come volete voi, a differenza di Cricut Design Space che purtroppo al momento non ha questa funzione. Vedete che ci sono questi due pallini, ecco, voi potete andare adesso qui, allora se io lo sposto un po' qua posso andare a regolare in parte, ma se vado a spostare anche questo, vedete, posso andare a mettere, chiaramente così non andrebbe bene, però posso andarlo a mettere come desidero. Per esempio potrei farne diciamo, potrei fare un rettangolo di questo genere che, se vogliamo, ha delle forme un pochino più armoniche, diciamo così, rispetto a quello che siamo andati a fare su Cricut Design Space. Ora a questo punto andiamo a aprire la nostra immagine, quindi andiamo a far clic qua su unisci. Vi ricordo che se fate apri, aprite a parte una scheda, se fate unisci aprite nello stesso documento. Quindi io adesso vado a selezionare l'immagine che mi occorre, che è questa. Attendiamo un attimo, facciamo continua, ecco qua. Allora vedete che Silhouette Studio in questo caso ci ha messo automaticamente i crocini di registro perché ha capito che si tratta di un print and cut, cioè ovviamente nel momento in cui vado a selezionare un'immagine di questo genere, a meno che non faccio la traccia dell'immagine, comunque si tratta di un print and cut. Quindi andiamo a fare una cosa di questo genere. Possiamo anche in questo caso andare a mettere le varie decorazioni, tutto ciò che desiderate. Spostiamola un po' più qua, un pochino così, ecco. E adesso andiamo a inserire del testo, quindi andiamo a far clic qua su questo pulsantino e metto testo e scrivo per esempio Lala. Come abbiamo fatto su Cricut Design Space, andiamo a modificare il font, il pannello dei font, o per meglio dire una parte del pannello dei font ce l'avete qua a disposizione subito nella barra degli strumenti in alto. E questi, allora, la prima cosa che vi apre è questo, cioè tutti i font. Se andate un po' più su, come potete notare, avete i font che avete utilizzato recentemente oppure con maggior frequenza. Io vado a selezionare il font Beauty ed eccolo qua. Allora a questo punto vado a colorarlo questo font, ingrandiamo un attimo così riuscite a vedere bene. Andiamo a colorarlo, quindi andiamo a far clic qua su questa tavolozza dei colori e mettiamo per esempio il colore rosa. Possiamo anche eventualmente andare a modificare il bordo, quindi selezioniamo queste righette qua, facciamo clic su colore linea e mettiamo il bordo per esempio dello stesso colore. Vedete che così è anche un pochino più carino, diciamo, da vedere. Ora, prima ovviamente tutte le centrature andremo a farle proprio all'ultimo, anche il ridimensionamento poi corretto, quindi ovviamente poi andremo a vedere in un secondo momento. Andiamo ad aggiungere dell'altro testo, quindi lo metto qua e scrivo come abbiamo fatto su Cricut Design Space, prima comunione. Ora
Andiamo sempre a mettere lo stesso font, eccolo, e questa volta però lo metto di colore nero e faccio la stessa cosa anche per il bordino. Il bordino potete anche toglierlo, cioè se fate clic qua lo togliete del tutto, quindi scegliete voi se volete metterlo o no, e riduciamo la dimensione e andiamo a metterlo qua sotto. Ripeto, poi andremo a mettere tutto ben allineato. Ora a questo punto nella parte di sotto, anzi prima di tutto spostiamo un pelino più verso l'alto, così selezioniamoli entrambi di nuovo e posizioniamo un pochino più verso l'alto il tutto. Ora andiamo a vedere qua sotto e andiamo a inserire questa volta un rettangolo normale, poi anche in questo caso scegliete voi, lo dobbiamo mettere di 3,1, quindi andiamo qua stavolta a sbloccare, anzi manteniamole sempre sbloccate in questo caso le proporzioni e mettiamo 3,1 per 3,1 e facciamo così. Se volete stamparlo, come sempre andiamo a fare clic qua e mettiamo un colore, e poi il bordino in questo caso, in questo caso specifico vi consiglio di toglierlo. Andiamo adesso ad aggiungere altro testo, chiaramente così è veramente grande, comunque scriviamo grazie per aver condiviso questo giorno con me. Ora è chiaro che, come vi dicevo, è veramente gigantesco. Facciamo, quando abbiamo ancora il cursore qua dentro, facciamo CTRL più A o Command più A per andare a fare la selezione dell'intero testo. Command più A ovviamente su Mac e CTRL più A su Windows. Andiamo non solo a modificare la dimensione del testo, che è veramente enorme, ma proprio tanto enorme, ma dobbiamo andare anche a modificare un carattere che sia più leggibile. Possiamo mettere per esempio un Times. Andiamo a colorare la nostra scritta, mettiamo per esempio il colore nero e andiamo a togliere il bordino. Andiamo a mettere anche qua un centrato e riduciamo questa casella di testo, che ovviamente è una cosa enorme. Ecco qua, andiamo a ridurla. Attenzione ovviamente a non sformare l'intera scritta, che questo è importante, che vedete che vi faccio giusto per farvi capire, così andate a sformare proprio la scritta, quindi dovete stare attenti. Mettiamolo un pochino più grande, ecco qua. Allora adesso riandiamo su e andiamo a spostare poi tutto bene, quindi questo lo mettiamo qua, questo andiamo a metterlo più o meno a questa altezza, questo così. Poi andiamo a prendere anche l'ala, comunque il soggetto principale. Adesso dobbiamo andare a mettere anche il foro, quindi andiamo a fare clic qua, scegliamo un'ellisse e andiamo a selezionare a inserire un cerchio. Per fare un cerchio perfetto premete il tasto Shift, vedete, guardate, non so se si vede perché è piccolo, vedete che è 0,486 x 0,522. Se io premo con il tasto Shift diventa 0,504 x 0,504, cioè diventa un cerchio perfetto. Andiamo adesso, lo mettiamo per esempio di colore nero, ma diciamo che questo è solo un taglio, quindi non è necessario metterlo di colori specifici. Ora, come potete notare, a differenza di Cricut Design Space, su Silhouette Studio ci viene sempre mostrato il bordo rosso, che in pratica è il bordo di taglio. È chiaro che se vado a cancellare, come qua l'ala ho messo il bordo in un altro colore, non me lo fa vedere, ma comunque il bordo di taglio sarà attorno alla scritta, a meno che non faccio un print and cut come in questo caso. Andiamo a ridurre un attimo la dimensione, giusto per farvi capire ciò che abbiamo a disposizione. Allora, chiaramente anche qua dobbiamo poi andare a fare tutte le centrature del caso, e quindi per esempio dobbiamo centrare questo. Allora ingrandisco di nuovo un pochino per farvi vedere di nuovo bene, quindi andiamo a centrare per esempio questo con questo. Quindi andiamo qua. Allora, per fare la centratura, in questo caso orizzontale, dobbiamo andare a fare clic qui su questo simbolo. Vedete che così mi ha fatto la centratura orizzontale.
Se io voglio selezionare il rettangolo e centrarlo perfettamente, diciamo il quadrato centrale, centrarlo perfettamente al rettangolo esterno, faccio di nuovo la stessa cosa, quindi faccio la centratura orizzontale. Ovviamente tutto dovrò fare allo stesso modo con i vari elementi che sono qua, che fanno parte, diciamo, del mio segnalibro. A questo punto, a differenza di Cricut Design Space, che dobbiamo andare a fare diverse cose, cioè chiaramente con Cricut Design Space dobbiamo andare a unire i livelli e dirgli cosa dobbiamo tagliare, cosa dobbiamo aggregare. Invece in questo caso su Silhouette Studio non dobbiamo farlo, però c'è un'altra cosa importante che dobbiamo fare. Vedete che qua ci tocca i crocini di registro, cioè se io ho un foglio A4 è troppo grande questa immagine, quindi devo andarla a selezionare e vado a ruotarla, che è importante questo particolare, perché se voi le lasciate così come qua non vi funzionerà correttamente il print and cut. Quindi andiamo a ruotarla in questo modo, come sempre. Per fare una rotazione perfetta premete il tasto Shift e a questo punto dobbiamo andarla a inserire qua. È chiaro che siamo sempre comunque molto, diciamo che c'è un po' di spazio, però state molto attenti a non toccare queste aree grigie, perché altrimenti non riuscirete a fare il lavoro correttamente. Ora, se io vado a far clic qua sul pulsante invia, come vi dicevo, su Cricut Design Space già in area di progettazione gli dico cosa mi deve stampare, cosa mi deve tagliare, perché uso i comandi unisci livelli. Qua non lo sa in realtà Silhouette Studio, almeno fino a questo momento non lo sa. Che cosa accade? Che se io lascio così com'è mi va a tagliare tutte le parti interne e non va bene. Ovviamente io devo andare a tagliare solo l'esterno, ma devo stampare tutto ciò che c'è interno. Quindi cosa devo fare? Vado a selezionare per esempio questa, che è il soggetto, diciamo, principale, faccio clic qua su non ritagliare. Quindi tutte queste parti qua che io sono andata, ovviamente potete selezionare anche singoli, potete anche selezionare solo uno. Adesso io prima li ho selezionati tutti insieme, vedete, se io seleziono solo un pezzo faccio non ritagliare, se no potete fare tutti insieme come ho fatto un attimo fa. Così ognuno vado a mettere non ritagliare, quindi lascio il ritaglio solo al mio foro e solo qua, e così semplicemente mi andrà poi a stampare, perché chiaramente dobbiamo mandarlo in stampa, a stampare e poi ritagliare così com'è. Quindi il foglio stampato sarà con questi crocini di registro, quindi questo è importante. Poi adesso andremo a vedere anche l'anteprima di stampa. Comunque torniamo su disegno. Adesso vado a mettere solo temporaneamente qua, lo sposto un attimo, perché andiamo a progettare l'altra parte, che è quella del cioccolatino, diciamo l'incarto del cioccolatino. Quindi vado ad aggiungere questa volta un rettangolo, ma non con i bordi arrotondati, e lo metto della dimensione, come abbiamo fatto su Cricut Design Space, di 8,4 di altezza per 2,25 di larghezza, ed ecco qua. Allora ingrandiamo un po' in modo che possiate vedere meglio. A questo punto diciamo che qua potete anche non metterle, anzi non ve le consiglio proprio su Silhouette, non vi consiglio assolutamente di andare a mettere delle linee di tra virgolette cordonatura, perché Silhouette purtroppo non ha la funzione cordonatura, fa una sorta di taglio tratteggiato, ma la cordonatura è tutta un'altra cosa. E quindi in realtà possiamo prendere dimensioni in diverso modo qui su Silhouette Studio. Quello più semplice, quello che vi ho fatto vedere anche su Cricut Design Space. Quindi andate a posizionare un altro rettangolo qua. Il primo lo andate a mettere di 2,6 cm di altezza, quindi 2,6, e lo mettiamo qua. Poi in questo caso specifico potete eventualmente andare a duplicare, quindi andate a far clic qua su questo pulsante che è duplica, e andate a mettere il secondo. Vedete che si agganciano le guide, quindi si aggancia perfettamente all'altro. Il secondo è di 3,1, quindi andiamo a mettere 3,1 di altezza. Adesso spostiamolo di nuovo e andiamo a agganciarlo alle guide.
duplichiamolo un'ultima volta e andiamo a metterlo qua e lo mettiamo di 1,7, ecco qua. Quindi andiamo ad agganciarlo direttamente qui al fondo. Ora, una volta che per agganciarlo dobbiamo andare ancora un pochino più giù. Una volta andati a mettere tutti, chiaramente dobbiamo andare a fare quel piccolo spazietto che siamo andati a fare anche su Cricut Design Space, quindi duplichiamo nuovamente e mettiamoli a 0,5, quindi 0,5 di altezza, e andiamo a metterlo qua. Allora, questi vi consiglio, tanto poi andremo a cancellarli tutti, di metterli temporaneamente colorati, ecco qua, così li vedete meglio. Quindi spostiamo questo, andiamo a metterlo qui e duplichiamo adesso quello rosso e andiamo a posizionarlo praticamente qua. Ed ecco, abbiamo fatto il nostro template, diciamo così. Quindi tutti questi rettangoli, ad eccezione dell'ultimo sotto, andremo a cancellarli. Ora, a questo punto cosa facciamo? Come sempre partiamo dalla parte di sopra, quindi mettiamo per esempio del testo, facciamo clic qua, andiamo a mettere del testo e scriviamo 15 maggio, ecco qua, facciamo a capo, mettiamo 2023 e andiamo a metterlo centrato. Ora, come sempre, possiamo tenere questo font oppure possiamo cambiarlo, nel senso che tanto sapete, a questo punto penso che abbiate capito, diciamo, come si cambia il font. Possiamo mettere il colore che vogliamo, possiamo mettere rosa per esempio, e andare a togliere qua il bordino, quindi sempre facendo clic su apri pannello stile linea e poi su questo pulsantino che serve appunto per andare a togliere il nostro bordino. Ora, a questo punto andiamo a prendere di nuovo l'immagine, quindi possiamo andarla a selezionare qua, facciamo duplica. Una volta duplicata ruotiamola così, in questo modo, e poi ridimensioniamo, quindi andiamo a posizionarla qua. Ora andiamo a prendere anche qua la scritta Lala, non so se la vedete, eccola qua, e la duplichiamo e la mettiamo qua, la ruotiamo così e la ridimensioniamo, ed ecco qua. Poi potete mettere un pochino più piccola, un pochino più grande, come preferite voi. Ora, questa parte qui anche dobbiamo fare capovolgi orizzontalmente, capovolgi verticalmente, quindi clicco nel pulsante di destra, facciamo capovolgi orizzontalmente, poi di nuovo clicco il pulsante di destra, capovolgi verticalmente, ed ecco così. Qua sotto possiamo anche non scrivere niente, ma qua possiamo andare a mettere per esempio prima comunione. Allora, a questo punto andiamo subito a cancellare queste parti qua che adesso non ci occorrono più e mettiamo del testo e scriviamo prima comunione. Vi consiglio di a parte ovviamente andarla a fare proprio piccolina, un pochino più, anzi facciamo selezioniamo come al solito, facciamo un pochino più piccolina, ma vi consiglio di metterla maiuscola proprio perché è veramente tanto grande. Quindi mettiamo la scritta, allora qua togliamo il bordino, qua mettiamo il riempimento nero e ridimensioniamo così, facciamo proprio una cosa proprio piccola piccola. Come sempre vi ricordo che se fate così non ridimensionate solo la casella di testo ma anche la scritta, quindi è importante questo. Ovviamente andiamo a posizionarla dove ci interessa e poi duplichiamo, andiamo a mettere la seconda qua. Come sempre vi ricordo che questa parte qui deve essere capovolta, quindi capovolgi orizzontalmente, capovolgi verticalmente, ed ecco qua. Ora i rettangoli che sono sopra questi possiamo andarli tranquillamente a cancellare, tanto ci servivano solo per capire come dovevamo posizionarli. Questi chiaramente andremo a centrarli, come vi ho fatto vedere altre volte, in base al rettangolo principale.
Diciamo che indicativamente il progetto è praticamente finito. Se io adesso vado a far clic qua su invia, ecco che come al solito, cioè come ho fatto prima, devo andare a selezionare le scritte che non voglio ritagliare, quindi faccio clic qua su non ritagliare, anche qua non ritagliare, potete anche ingrandire, cioè se, perché ovviamente queste cose sono un pochino più piccoline, me ne ingrandisco un po', e anche qua facciamo clic su non ritagliare. Chiaramente le caselle di testo, adesso io vedete non l'ho centrata, però le caselle di testo anche vanno messe correttamente, cioè quindi della dimensione giusta. Quindi in pratica abbiamo fatto sia l'incarto che il nostro segnalibro, quindi abbiamo fatto diciamo lo stesso progetto che abbiamo realizzato su Cricut Design Space. Se andiamo qua su disegno e adesso andiamo su stampa, andiamo a vedere, questa è l'anteprima della nostra stampa, quindi verrà stampata esattamente come la vedete con i crocini di registro. Quindi andremo a fare clic su stampa. Una volta stampato posizioneremo il foglio sul tappetino da taglio silhouette e la macchina andrà a eseguire il taglio. Ora quando siamo qua sul pulsante invia dovete andare a scegliere chiaramente i cartoncini che andrete a utilizzare. Quindi adesso in questo momento la macchina vedete che dice in attesa di connessione, perché la mia macchina in questo momento non è collegata. Se andate a usare cartoncini spessi potete usare questo cartoncino con tessitura, quindi pesante. Qui non mi fa trovare le varie impostazioni perché la carta non è collegata, la macchina non è collegata. Comunque sia sul corso che nel tutorial dove vi spiego come fare il primo taglio, vi spiego anche bene tutte le impostazioni di materiali, anche come cambiarle nel senso di pressione, passaggio eccetera eccetera. Ovviamente non ve lo ripeto in tutti i tutorial per non farvi comunque dei tutorial che siano lunghissimi. Quindi andiamo a stampare, a tagliare e a vedere l'assemblaggio. Eccole qua, queste sono le parti che siamo appena andati a tagliare e ovviamente anche a stampare, sia con le macchine più grandi, quindi le Cricut Maker, ma anche Silhouette Cameo. Ovviamente potete andare a utilizzare anche il plotter da taglio Cricut Explore. Per fare questo progetto invece potete anche utilizzare solo Cricut Joy. Vi ricordo che Cricut Joy non ha la funzione print and cut e per andare a creare queste etichettine qua potete eventualmente utilizzare delle maschere. Trovate nel mio canale YouTube, nel canale My Cricut, come eseguire una sorta di print and cut con Cricut Joy, appunto utilizzando la tecnica delle maschere. A questo punto, prima di andare ad assemblare il tutto, vi faccio notare che io ho utilizzato della carta martellata. Ora non sono certa che riusciate a vedere questo effetto, provo a mettervela vicino. Comunque penso che conosciate questo tipo di carte, è un tipo che ben si adatta a creazioni di questo genere, quindi per prima comunione, per cresima e anche per matrimoni. Come ben sapete, quando volete appunto andare a conferire un effetto elegante è consigliabile utilizzare della carta opaca. Quando volete conferire un effetto completamente diverso potete usare della carta lucida, ovviamente per creazioni di questo genere, perché poi comunque ci sono come sempre diverse variabili. Ovviamente se andiamo a fare un catalogo, una brochure, sicuramente da un certo punto di vista potrebbe essere più elegante la carta lucida, quindi come vi dicevo ci sono diverse varianti. A me in questo caso piace creare contrasto, quindi vado a utilizzare una carta elegante, opaca, quindi una carta anche martellata, e vado però a fare il cioccolatino invece con una carta lucida. Ho utilizzato come carta lucida, in questo caso per farvelo vedere, una carta fotografica. Guardate sempre i link in descrizione perché ci sono anche i link ai miei preferiti di Amazon in cui trovate comunque questo tipo di carte. Io, come vi dicevo, ho utilizzato carta fotografica lucida da 120 grammi
proprio perché volevo farvi vedere l'effetto creato con una stampante a getto di inchiostro, ma se volete andare a o per meglio dire, se avete a disposizione una stampante laser, sicuramente meglio la carta patinata lucida ad uso alimentare. Ora andiamo a vedere come assemblare il tutto. La prima cosa che voglio farvi notare è quali sono i tipi di cioccolatini che io andrò a utilizzare. Allora, io uso questi, vi faccio vedere un pochino più da vicino, sono quelli di Baratti Milano. Indicativamente uso questa marca sempre, soprattutto se si tratta di eventi di questo genere, ecco. Poi chiaramente spetta al cliente, però quando si tratta appunto di eventi abbastanza importanti non consiglio di risparmiare, anche perché ovviamente poi gli invitati potrebbero non essere proprio d'accordo, magari sanno prodotti di scarsa qualità, ma ripeto, questa è una cosa poi che andrete a vedere con il singolo cliente. Questi comunque sono indubbiamente tra i migliori cioccolatini. Quindi la prima cosa che vado a fare è andare a togliere solo l'etichetta superiore, mi raccomando, quella sotto non potete e non dovete toglierla, nel senso che comunque non potete manipolare alimenti che non siano confezionati. Ora a questo punto vado a prendere, allora prima di tutto spostiamo questi così riuscite a vedere meglio ciò che sto facendo. Andiamo a spostare tutto in qua e andiamo a prendere appunto la nostra etichetta, posizioniamola qui al centro e attenzione alle linee di cordonatura. Come vi dicevo, potete anche eventualmente non fare le linee di cordonatura, non ve le consiglio invece assolutamente se avete una silhouette cameo. Ora andiamo qui a piegare appunto in corrispondenza delle linee di cordonatura. Diciamo che le linee di cordonatura non vi aiutano solo a fare una piega ottimale, ma vi aiutano anche a capire bene dove sono le linee di divisione. Spero riusciate a vedere e a questo punto andiamo a incollare, a mettere appena una punta di colla solo su questa parte qui, quindi pieghiamo così. Ci sono diversi tipi di colle, ovviamente non ve ne starò a elencare tutte, a prescindere dal fatto che se siete iscritti al mio profilo di Patreon trovate comunque tutti i prodotti che si possono utilizzare, anche quelli che a mio avviso sono un pochino più idonei al consumo, scusate, un pochino più idonei all'uso alimentare, al contatto, diciamo in questo caso, perché la colla non la mangiamo per fortuna. E allora potete utilizzare una colla stick normale, io uso questa qui Scotch, che secondo me è la migliore. Anche in questo caso non risparmiate mai quando andate a creare dei prodotti per un cliente, perché fatelo pagare un po' di più, fate vedere la vostra professionalità, non risparmiate, perché se risparmiate comunque consegnate un prodotto che insomma non è ottimale, ecco. Quindi andiamo a mettere proprio solo una piccola punta di colla da questa parte, in modo da tenere appunto chiusa la confezione. Cercate sempre di metterla perfettamente centrata. Ora controllate di aver messo tutto correttamente, anche la scritta ben allineata qua sopra. A questo punto andiamo a prendere uno dei nostri segnalibri, per esempio questo, e dobbiamo andarla a incollare qui dove siamo andati a mettere il nostro quadrato. Come sempre possiamo utilizzare la colla stick, non vi consiglio tanto il biadesivo, ecco, il biadesivo forse lo sapete già, io non lo amo particolarmente perché voglio consegnare dei prodotti ai clienti di cui sono sicura, e non c'è niente di meno sicuro del biadesivo, che è bellissimo attaccato poco dopo, ma non tanto se passa del tempo, specialmente quando ne consegnate tanti. Magari consegnate 5-6, vabbè, consegnate uno scatolone con 100 segnalibri, secondo me il biadesivo non va bene. Quindi ho una colla di questo genere che attacca comunque veramente bene, la colla di questa marca. Oppure, ripeto, su Patreon comunque avete visto altri tipi di colle che si possono usare in questi casi, o se volete utilizzare una pistola a caldo dovete stare veramente molto attenti a come la mettete.
Prima di tutto vi consiglio di mettere un candelotto di colla caldo con una pistola di quelle che si possono trasferire comunque a basse temperature, per evitare ovviamente di rovinare il cioccolatino. E poi deve essere non liquida, liquidissima. Questa è la prerogativa più importante, perché se non è liquidissima, oltre al fatto che comunque poi il rilievo non è bella, ma comunque potrebbe anche in questo caso non tenere perfettamente. Vi consiglio di mettere un punto di colla caldo così, spero che riusciate a vederlo. Fatelo, se non avete la pistola a caldo a basse temperature, la fate raffreddare leggermente e deve andare a incollare. Poi andiamo a incollare appena è leggermente raffreddata, ma non troppo, perché comunque è sempre pistola, scusate, sempre colla caldo. Ecco, vedete, così in realtà già tiene. E andiamo poi appunto a posizionare tutti i cioccolatini in questo modo, quindi tutti i segnalibri con la colla a caldo in questo modo. Si toglie facilmente se, come vi dicevo, l'avete fatta raffreddare un po', perché altrimenti se la mettete proprio caldissima non si toglie facilmente, vi strappa tutto, quindi ve lo sconsiglio in questo caso. È ovvio che il cioccolatino, il bello che facendo così il cioccolatino possono anche sfilarlo, vedete che così può essere sfilato, quindi vi consiglio insomma eventualmente di fare una cosa di questo genere, così questo rimane sempre, se uno vuole ovviamente utilizzarlo come elemento decorativo. Ora passiamo, prima di fare la decorazione con fiocchetto e tutto, passiamo agli altri, quindi a questo. Allora, questo qua è molto simile, ma dobbiamo andare a incollare 4 cioccolatini, quindi andiamo come al solito a prendere i cioccolatini, inseriamoli in carto e incolliamo. Ho qui pronti a questo punto i miei cioccolatini e devo solo andarli a incollare seguendo sempre la stessa procedura di prima. Quindi vado a mettere una punta di colla qui in centro e la lascio raffreddare un attimo, quindi li metto tutti e 4 insieme. Lasciamoli raffreddare un attimo, sempre nel caso in cui non stiate utilizzando comunque il candelotto per le basse temperature, altrimenti potete metterla direttamente. Quindi andiamo a posizionarla così. Potete anche eventualmente fare l'incarto un pochino, stringerlo un pochino di più, perché in questo caso diciamo che il fatto che si sfili, come vi ho fatto vedere prima, non è così essenziale. Ed ecco qua, abbiamo creato anche questo. Chiaramente cercate di metterli il più dritti possibili. A questo punto, sempre prima di vedere tutta la decorazione, andiamo a vedere il terzo segnalibro, che è quello che siamo andati a realizzare con Cricut Joy. Ve lo faccio vedere un pochino più nel dettaglio. Qua chiaramente ci andrà il testo, come sempre io vi insegno la tecnica, poi l'inserimento del testo penso sia la cosa più semplice. Ovviamente andrete a mettere il testo personalizzato secondo le richieste del cliente. Quindi andiamo poi a posizionarlo qua sopra, quindi il secondo strato andiamo a inserirlo qua sopra e il terzo qua. Vedete che in questo modo si vede l'intaglio, si vede molto meglio, perché io sono andata a inserire qua un cartoncino un pochino più scuro. Vi faccio notare anche che l'intaglio vedete che così è corretto, perché molti mi dicono ma io sono andata a fare l'intaglio ma si è tagliato tutto e quindi rimane solo un foro centrale. Dovete stare attenti, come vi dicevo, a cercare delle cose che sono idonee agli stencil. Come vi ho fatto vedere, se nell'archivio immagini non sempre si trovano utilizzando il filtro stencil, però questo è sostanzialmente uno stencil. Vedete che ci sono delle parti, delle aree che non toccano e quindi non mi andrà a tagliare tutto. Questo è il problema che ogni tanto mi dite di aver riscontrato. Anche in questo caso vado a incollare il mio cioccolatino qua. Ripeto, per fare il print and cut con Joy, visto che non è possibile, dovete andare a utilizzare una maschera apposita. Quindi come sempre adesso vado a mettere proprio una piccolissima punta di colla, attendo un attimo che si raffreddi leggermente e poi vado a
posizionare il mio cioccolatino. Per quanto riguarda la decorazione, partiamo con quello di Cricut Joy, che è quello anche molto più semplice. Cercate magari di aggiungere alcuni elementi che possono impreziosire. Per esempio potreste mettere uno strass qua al posto del occhietto della colomba, oppure potreste sempre andare a mettere strass o cose di questo genere, se il nome lo consente, all'interno di alcune lettere. Possiamo utilizzare i soliti nastrini, la corda in juta, che secondo me è una delle più carine, oppure un cordoncino semplice così. Per farlo entrare correttamente, perché è sempre un po' difficile comunque farlo entrare all'interno dei fori, vi consiglio di utilizzare proprio una piccola punta di colla a caldo, che comunque è trasparente, in modo che, tra virgolette, plastifichi un po' diciamo il vostro cordino, così vi entrerà un pochino più facilmente. Allora possiamo fare una cosa doppia, quindi andiamo a inserire sia il cordino qui all'interno, questi sono i classici cordini in cotone. Ecco, andiamo a inserirlo qui all'interno del foro, facciamolo entrare così, vedete che così entra in modo semplice, altrimenti potrebbe rovinarsi il cordino, proprio perché questi qua sono quelli morbidi, sono i cordoncini morbidi in cotone. Ora facciamolo uscire un po' e poi andiamo a prendere del nastrino in raso, mi raccomando, un doppio raso in questo caso. Prendete sempre nastri di ottima qualità, non vi consiglio tanto quelli su Amazon, e andiamo a fare una cosa di questo genere, quindi la forma del fiocchetto, e andiamo a inserirlo qua. Ora prendiamo, come si fanno le bomboniere, penso che lo sappiate già, comunque prendiamo il cordino, teniamo fermo qua il nostro fiocchetto, prendiamo il cordino e andiamo a fare un nodo con il cordino, appunto. Facciamo un nodino così, e adesso andiamo a mettere a posto bene il nostro fiocchetto, e poi magari andiamo anche in questo caso a impreziosirlo con un elemento decorativo. Ora, la prima cosa che voglio farvi notare è che deve potersi aprire, perché devono poter leggere ovviamente il testo che ci sarà eventualmente nel retro, quindi questa è la cosa più importante. Poi andiamo a mettere elementi decorativi di qualsiasi genere. Potete mettere anche degli charm, che sono molto carini e per la comunione sono veramente belli, oppure potete aggiungere anche, lo faccio vedere, dei bottoncini decorativi di questo genere, e andiamo a posizionarlo qui. Sempre andiamo ad attaccarlo con un pochino di colla a caldo, quindi mettiamo proprio una punta di colla a caldo qui e andiamo a incollarla. Non fate freddare, questa volta è il contrario, non fate freddare troppo la colla a caldo. Ora, secondo me possiamo completare, come vi dicevo inizialmente, con un piccolo strass. Ed eccolo qua, guardate con lo strass quanto sta diventando carino. Ora, questo cordino qua bianco lo potete lasciare così, che vada un po' verso il basso, oppure eventualmente potete andarlo a incollare direttamente qui sulle codine del fiocchetto. Quindi questo è il primo, andiamo a vedere come si realizzano gli altri. Con questo qua, che è doppio, in pratica dobbiamo solo andare a posizionare diciamo la stampa nella parte superiore, in modo che siano coperti i cioccolatini, e andiamo a aggiungere un fiocchetto, un cordino, qualsiasi cosa desideriate, inserendolo qui nel foro per bloccare entrambi i pezzi. Mi raccomando, come nel caso di prima, deve poter scorrere, quindi deve potersi aprire in questo modo. Per questo, siccome è doppio, vi consiglio di inserire il nastro in questo modo, quindi aggiungerlo così doppio, e poi lo fate entrare la parte restante del nastro all'interno del foro, diciamo che dello spazio che si è venuta a creare, e fate una cosa di questo genere. Ovviamente non lo lasciate così come quando andate appunto a realizzare dei segnalibri classici, ma fate una cosa di questo genere per dargli un pochino più di eleganza. Quindi eccolo qua, lo fate cadere qui nel lato, spero che si veda perché è rosa su rosa
comunque spero si vede. Comunque lo fate cadere un po' nel lato ed eventualmente qui potete fare una cosa di questo genere, quindi andate a tagliarlo quasi all'altezza, diciamo così, del vostro segnalibro. Vedete che così comunque già è un pochino più carino da vedere. Anche in questo caso potete impreziosire con degli charm, degli strass, eccetera eccetera. Per questo invece sono andata a inserire il fiocchetto, così come vi ho fatto vedere nel precedente, però l'ho lasciato così un pochino più a mo' di segnalibro. Eventualmente possiamo aggiungere delle decorazioni in resina per conferire un pochino più un effetto tridimensionale al nostro segnalibro, ma soprattutto per contrastare in questo caso i colori molto tenui che abbiamo scelto. Quindi faccio vedere un pochino più da vicino, vedete questi sono i colori appunto un pochino più tenui, e andando a inserire un elemento in tridimensione così con dei colori contrastanti ovviamente diciamo crea questo effetto un po' particolare. Come sempre, per incollarli possiamo andare a mettere una piccola quantità di colla caldo nel nostro oggetto in resina. Ed ecco qua, vedete quanto è carino. Ovviamente è diverso dai precedenti a cui abbiamo conferito a tutti, diciamo, un aspetto elegante. Qua invece abbiamo fatto un mix. È importante a volte anche contrastare questi effetti eleganti e non. Vi faccio vedere quindi tutti e tre come sono venuti per capire anche le differenze. Allora, questo è quello che siamo andati a creare con Cricut Joy, così. Questo invece è quello in cui si trovano i cioccolatini all'interno, e questo è quello più semplice di tutti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che ne trovate tanti altri sul canale YouTube MyCricut, sul sito internet mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.